Ciao a tutti hombrewers e appassionati! Nel video precedente vi ho parlato della mia introduzione alle tecniche di contropressione e dei primi test di trasferimento tra fermentatori e fusti fatti con semplice acqua. Oggi invece vi racconto come è andato il primo test di contropressione fatto su una birra vera e propria. Per testare il setup che vorrei usare durante questa nuova stagione, ho allestito come meglio potevo con le materie prime che mi erano rimaste una semplicissima cotta senza grosse pretese. Avevo a disposizione 1,5 kg di Mary Sotter, 500 g di Monaco e 200 g di fiocchi d'orzo come base. A questi ho aggiunto 200 g di Crystal chiaro e ho brassato quindi un Ordinary Bitter. Batch da 12 litri obbligato con un OG di appena 1,032, 35 IBU e 19 BC di colore. Ho aggiunto tutta l'acqua fin da subito, scegliendo di lavorare in BIAP senza spargi. Ho fatto un ammostamento monostep a 66 gradi per 50 minuti e un mash out di 10 minuti. Al termine del mash out ho misurato appena 1.029 di OG. Come luppolo mi sono ritrovato 45 g di East Ken Goldings. Ne ho gettati 15 g a inizio bollitura e i restanti 30 g negli ultimi 10 minuti. Per completare almeno una gettata in aroma ho preso del Cascade in coni di mia produzione che mi era rimasto, avevo appena 25 g che corrispondono a 2 g litro. Ho fatto una gettata negli ultimi 2 minuti appena prima di stoppare la bollitura. Ho trasferito 12 litri in questo fermentatore molto più grande perché è fatto per volumi da 23, ma non avevo a disposizione altro al momento, essendo stata una cotta improvvisata ho dovuto adattarmi un po' come meglio potevo. Ho registrato un OG di 1,033, in linea con quella prevista. Per quanto riguarda il lievito, avevo mezza busta di 100 g di Fermentis S04, che avrò usato per una cotta e poi chiuso e dimenticato in frigo. Contavo sulla bontà di questo lievito, anche se oltre la sua scadenza. Considerando l'età del lievito ho previsto un pitching rate doppio, quindi 24 g per 12 litri, e per metterlo nelle migliori condizioni ho scelto di reidratarlo. E ho fatto bene perché grazie a questo passaggio ho scoperto che c'era qualcosa che non andava. Quando reidratiamo il lievito, questo sprigiona solitamente quel classico odore di lievito, di panificazione. Qui però è emerso fuori un odore molto diverso che ho faticato tanto a capire all'inizio. L'unica cosa che mi ricordava era una noce di cocco un po' andata, appena aperta, quindi presumo del rancido. La reidratazione mi ha aiutato a capire che si trattava di un lievito ormai andato. Ho scartato quindi questa opzione e l'unica cosa che si avvicinasse di più a un lievito inglese poco attenuante era il lievito da rifermentazione rimasto in bustina. Il Fermentis F2 che è venduto in bustine da 25 g e solitamente ne uso 1-2 g alla volta per la rifermentazione e chiudo la busta rimettendola in frigorifero. Mi restavano appena 9 g, considerando la bassissima OG penso che siano sufficienti. L'ho inoculato così com'è, ho mescolato e chiuso. La fermentazione è partita a 18 gradi, sono salito lentamente poi fino a 22 gradi, al 13° giorno ho registrato una densità finale di 1,011. Ho preparato quindi il trasferimento della birra nel keg, cioè il mio nuovo fusto pressurizzabile dove farò un passaggio al freddo e la carbonazione forzata. Prima di tutto ho sanificato il fusto con una soluzione di acqua e ChemiProCip. L'ho chiuso e ho iniziato a espellere l'ossigeno riempiendolo di CO2 dalla linea birra e spurgando dalla valvola più volte. Ho spinto poi via la soluzione sanificante con la CO2 fino a svuotarlo del tutto.
In questo modo il volume della soluzione verrà sostituito interamente da nuova CO2, quindi non dovrebbe più rimanere ossigeno, se non in piccolissime quantità, nel fusto. Ho adattato tramite un tubo in silicone questo raccordo tra il rubinetto del fermentatore e il tubo EVAP barrier rigido da collegare al fusto. Prima di collegarlo ho sfiatato la CO2 dalla valvola per ridurre la pressione nel fusto e portarla a un valore minimo. Collego la bombola all'innesto che ho adattato al fermentatore e inizio a salire di pressione molto lentamente. Probabilmente arrivo appena a un PSI. Subito il fermentatore va in pressione, quella che può reggere, e inizia a deformarsi ed espellere l'eccesso dalle guarnizioni del portasonda. Apro il rubinetto e inizia il trasferimento della birra. Ogni tanto sfiato il fusto per favorire il trasferimento. Il secondo contenitore deve avere una pressione infatti sempre più bassa del primo. A trasferimento completato ho calcolato con una tabella come raggiungere una carbonazione media di 2,5 volumi di CO2 in base alla temperatura scelta, in questo caso 2 gradi. Per avere una carbonazione di 2,5 volumi di CO2 per litro ci vogliono 10 psi. Quindi ho collegato la bombola con 10 psi e l'ho lasciata per 4 giorni. Al primo assaggio di test, usando questo rubinetto diretto, non avendo ancora la spina montata, c'è stata una grandissima produzione di schiuma. Non so se questa è favorita da questo rubinetto diretto, che serve principalmente per fare dei prelievi di campioni durante la fermentazione. Dopo 2 settimane di lagarizzazione ho spostato poi il fusto in un frigo a 8 gradi, senza variare le pressioni, anche per verificare se si riducesse un po' la carbonazione. Da tabella dovrei avere 2 volumi di CO2 per litro con gli stessi 10 psi. Ho riprovato anche qui a servirla, ma ha fatto tantissima schiuma. Una schiuma bella fine e compatta, ma ancora troppa. La birra invece non sembra troppo carbonata in bocca, quindi sto cercando di capire se è dovuta al metodo di servizio o ad altri fattori. Appena avrò l'impianto per il servizio alla spina, riproverò. Una cotta di prova un po' improvvisata. Non è stato il massimo fare una birra con un OG così bassa ed un batch così piccolo su un fermentatore molto più capiente, ma in fin dei conti mi serviva più per testare la contropressione e appena avrò a disposizione quello che ancora mi manca, farò anche dei test per quanto riguarda il servizio alla spina e l'imbottigliamento sempre in contropressione. Sulla birra non è il caso di approfondire, non è uscita fuori una gran birra, anche perché a trasferimento in fusto ultimato, aprendo il fermentatore ho notato una piccola sorpresa, cioè una pellicola in superficie, quindi un biofilm di origine batterica o di altri microrganismi che purtroppo ho potuto constatare soltanto quando ho finito il trasferimento, non avendo potuto aprire il fermentatore prima. Questo è un dato importante perché mi suggerisce che, aprendo e chiudendo di volta in volta la bustina del lievito che usiamo per la rifermentazione, essendo questo venduto in bustina da 20-25 grammi e in genere la quantità richiesta è di appena 1 grammo o 2 massimo per ogni cotta, questa anche se chiusa bene in qualche modo si può contaminare con l'ambiente. Magari nell'utilizzo di piccole quantità per la sola rifermentazione il problema non esce fuori, ma se usassimo questo lievito come lievito primario, come in questo caso, allora potrebbe essere molto più rilevante la contaminazione. La birra infatti in bocca ha qualcosa di strano, non so se sono delle note lattiche vere e proprie, il pH segna 4.3 che dovrebbe essere un pH normale per questa birra, però in bocca si percepisce un'acidità un po' insolita per uno stile come la Ordinary Bitter. Comunque, se avete dei suggerimenti per quanto riguarda la parte della contropressione, scrivetemi qui sotto nei commenti. Per me questa è la prima esperienza con queste tecniche e posso imparare tantissimo da molti di voi che già le adoperano. Se il video vi è piaciuto e volete supportarmi, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche. Ci vediamo al prossimo video.